Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi volevo parlare di una mia riflessione. Recentemente ho sentito uno youtuber giustificare in qualche modo la sua sponsorizzazione e il suo pensiero era: non mi interessa dove vengano i soldi, basta che arrivino, ok? Questa era la sua filosofia. Questa cosa mi ha fatto un po' ragionare, questa sua sincera ma cinica affermazione mi ha fatto fare dei ragionamenti che vi volevo proporre. Io sono uno youtuber dagli albori, dall'inizio, proprio dall'inizio. Inizialmente questo mezzo aveva una forte spontaneità, cioè chi aveva fatto l'account su YouTube metteva video molto spontanei, molto genuini, diciamo, pure troppo. Nel marasma di informazioni che abbiamo oggi ancora li vedi questi video, ci sono ancora il cane, il gatto, il pasto, eccetera. Ma allora, a quel tempo eravamo proprio all'inizio, si respirava più immediatezza, più genuinità, non so come spiegartelo. Eravamo come nel paleolitico della videocreazione e della comunicazione sui social, su internet. Col tempo, specie con le partnerizzazioni, con i partner, e soprattutto con l'inglobamento di YouTube da parte di Google, abbiamo visto l'emergere di molti professionisti o semiprofessionisti che, emulando le TV nazionali e internazionali, sono diventati come dei media umani. Possiamo dire quindi che le persone, da quell'inizio che era molto spontaneo, molto naturale, sono diventate come delle riviste, in qualche modo, che emulano o fanno parte o mirano a far parte del mondo della comunicazione giornalistica, dell'informazione globale. Quindi cosa vediamo oggi? Oggi vediamo sempre di più come la condivisione di un'emozione, di un pensiero o di un'emozione si sia talmente inserita nella meccanizzazione auspicata da Google che questo nuovo mezzo YouTube ed il rapporto che avevamo con lui ci ha portato come a una estrema industrializzazione della comunicazione eppure dei nostri sentimenti, il rapporto con l'altro. Se vogliamo estremizzare il concetto, molti youtuber da un certo punto di vista hanno capitalizzato il sentimento. Ad ogni modo oggi si è creata un'evidente dicotomia tra lo youtuber spontaneo social iniziale e lo youtuber professionista o semiprofessionista. Lo youtuber professionista cerca la fidelizzazione, fa un video con una certa costanza, cerca una nicchia per vendere un prodotto e quindi, come dicevo prima, anche sia l'informazione ma anche una emozione è diventata un prodotto in alcuni casi. Io ti vendo questa informazione, ti vendo questo brand fatto in questo modo, questo packaging, questo è il pacchetto che ti offro. Oltre quindi al rapporto di partnership con YouTube ed il loro prodotto che propongono, vediamo che molti creator fanno pubblicità, quindi ricorrono a degli sponsor. Niente di male, normale. Sei una TV, fai un lavoro, impieghi del tempo, il tempo è denaro, il tempo è molto più del denaro, vabbè, comunque se tu hai impostato una professione è normale che ci siano degli sponsor. Ancora più normali gli abbonamenti, perché l'abbonamento comunque ti permette di far sì che il tuo sponsor sia il tuo stesso pubblico. Quindi oggi si cerca di capitalizzare l'attività, qualsiasi attività sul web, ma qualsiasi cosa sul web. Uno inizia a fare le foto al gatto, capitalizza le foto al gatto. Uno mangia le brioche, capitalizza le brioche. È un po', forse è un'esagerazione, no? Però è così. Lo prendiamo come dato di fatto che sia così. Ora però mi rivolgo soprattutto ai più giovani, quelli che stanno tra i 15 e i 25 anni, che magari stanno sul web, se sono arrivati qui o hanno saltato. Io sono un po' lungo, con questo video voglio parlare normale, non voglio sperare che tu abbia la soglia di attenzione maggiore del minuto, del 50 secondi. Io mi sento di condividere questo mio pensiero. Nessuno ci obbliga a comunicare qualcosa agli altri, no?
Nessuno ci obbliga a fare un selfie o un video, se non la nostra voglia di esserci, di comunicare qualcosa, ok? L'uomo infatti è un animale sociale e oggi anche social. Se faccio questo video, ad esempio io, adesso in questo momento faccio questo video, è per un bisogno, una voglia, un desiderio di comunicare a qualcun altro il mio pensiero. È un desiderio umano. Ora, tornando al tema iniziale dello youtuber che diceva sostanzialmente non mi frega dove arrivano i soldi, detta meglio pecunia non olet. È proprio così? Sia che faccio un video amatoriale, infatti, sia che faccio un video professionalmente. Credo però che la cosa più importante rimanga la credibilità, il rapporto di credibilità e di trasparenza e la costanza di questo nel tempo. Quello che poi in sostanza crea la conoscenza fra persone, no? Ci crea anche l'idea che abbiamo delle persone. Ora ti chiedo, posso essere un individuo libero se faccio un video per comunicare informazioni e poi però vengo finanziato da persone che potrebbero condizionare il mio messaggio? Questo è un grande tema. Tutto dipende da quanto sono io libero come persona, quanto sono individuo libero. Tutto dipende anche dallo sponsor, se mi lascia libero di agire, libero di dire la mia, no? Ma per essere un individuo libero posso appartenere a gruppi, a lobby, ma anche a gruppi, o prendere soldi da gruppi che per loro natura hanno nella natura del rapporto con me un contratto di collaborazione o in qualche modo vogliano o possano mettere mano sulla forma del mio messaggio? Punto di domanda. Ovviamente in questo caso lo sponsor, il mio partner, specie su questioni politiche, etiche o di opinione, potrebbe andare a smussare il mio messaggio, i miei contenuti. Io penso che per essere libero e creare contenuti che esprimano la massima libertà, capite che forse dovrei camminare da solo, senza sponsor, un po' come fa Wikipedia che si affida alle donazioni, un po' come fanno quegli youtuber che si affidano agli abbonamenti. Fare sponsorizzare il mio canale, il mio messaggio, i miei sentimenti, le mie informazioni da una bevanda, da una banca, da un'app, da una rivista, da una loggia massonica o da un partito, molto probabilmente potrebbe andare o subito o nel tempo a smussare anche la mia informazione. E questo anche se fossi la persona più dritta del mondo, perché queste cose avvengono consapevolmente ma anche inconsciamente. Ancora di più se vogliamo esprimere nostre opinioni politiche, sentimenti personali. Ad esempio potrei fare dei video dove parlo male dello zucchero e dei grassi e poi pubblicizzare nel mezzo una crema spalmabile commerciale? Ammesso che in modo machiavellico si possa fare tutto, al mio pubblico apparirei perlomeno contraddittorio. Così sarebbe se facessi parte io stesso di una multinazionale, del campo farmaceutico, di una setta, di un partito, di una vendita di elettrodomestici, della vendita di un corso. Bene, quello che dico potrebbe essere in qualche modo nel tempo condizionato dallo sponsor. Quindi non è proprio così che, secondo me, non mi importa dove vengono i soldi. È importante dove vengono i soldi, perché lo sponsor diventa lo sposo del creator. Tu, creator, quando scendi a patti con uno sponsor, tu lo sposi il suo prodotto. Tu rappresenti il suo prodotto, ma il suo prodotto rappresenta te, c'è un rapporto. Quindi secondo me non è vero che non sia importante da dove arrivino i soldi, è fondamentale. Penso che per essere indipendenti e a sguinzagliare il nostro spirito critico in totale libertà è fondamentale, credo, considerare tutti questi punti. E tu cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti. A presto e un caro saluto da Vichingo.